Ci sei o ci fai? Questo è il più grande interrogativo del mondo che concerne Microsoft. Cosa sta succedendo? Hai presente quando pregusti già l'inizio delle vacanze e senti quel profumino lontano di pausa estiva, eccetera, eccetera, eccetera? Ebbene, no, perché recentemente, o meglio nella giornata di oggi, o meglio ancora nella sola mattinata di oggi, mi sono arrivate la bellezza di 11 telefonate di clienti che mi chiedevano conto e ragione di un fenomeno stranissimo che si stava verificando sui loro computer. Quale? Te lo dico subito. I loro file e le loro cartelle presentavano inspiegabilmente un bordo nero intorno a loro. Devo dire che anche un membro della community mi aveva segnalato la stessa cosa, ma francamente, non avendolo testato in prima persona, gli avevo dato poco peso ed avevo pensato che si trattasse di un qualcosa relativo al suo computer. Ebbene, così non è, ma interpellata in merito, Microsoft ci ha dato una risposta davvero sconvolgente. Vuoi sapere quale? E io te lo dico subito. Ti senti pronto? Iniziamo. Ok, come prima cosa cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Se su Windows 11 apri il tuo bravo Esplora risorse, ti porti su una qualche cartella ed utilizzi, come sto facendo io, il tema scuro, nessun problema. Evidenzi i vari file e le varie cartelle e tutto quanto è esattamente come prima. Ma cosa succede se invece utilizzi il tema chiaro? Andiamo a vederlo insieme. Attiviamo immediatamente nelle impostazioni il tema chiaro, andiamo ad ingrandire, eccolo qui, passiamo al tema chiaro, torniamo esattamente sulla cartella dove eravamo e vediamo che intorno ai file e alle cartelle che vengono evidenziate compare improvvisamente un fastidioso, o meglio, alcuni l'hanno giudicato così, bordo di colore nero. Perché accade questo? Perché nel momento in cui viene effettuato questo aggiornamento che avevamo visto insieme e avevamo capito non essere assolutamente problematico, e cioè l'aggiornamento KB 5040 442, succede che si verifica questo fenomeno che apparentemente risulta essere un bug bello e buono. E allora uno che cosa fa? La prima cosa che fa è andare a fare una ricerca su internet e la seconda cosa che fa è prendere per le orecchie Microsoft e chiederle conto e ragione. Entrambe le cose che ho fatto anch'io. L'unico articolo che ho trovato in merito sul web, almeno fino a questo momento, era questo qui di Windows Latest, che titola, ma traduciamolo in italiano, Microsoft afferma che i bordi neri in Esplora File di Windows 11 sono una funzionalità, non un bug. Con non poche perplessità sono andato a leggere il resto dell'articolo che tuttavia non riporta niente di particolarmente interessante se non questa considerazione, ovvero che Microsoft testa un sacco di cose che ad alcuni piacciono e ad altri no. Una delle modifiche recenti che ha iniziato ad essere distribuita a tutti con Windows 11 KB 50 40 442 aggiunge bordi neri intorno alle cartelle e ai file selezionati in Esplora File. Questo viene visualizzato nella modalità chiara ed alcune persone lo hanno segnalato, giustamente aggiungo io, come un bug, ma Microsoft a quanto pare non è d'accordo. A questo punto ho deciso di giocarmi ufficialmente quella che io definisco l'ultima spiaggia, ovvero l'hub di feedback di Microsoft. Che cos'è l'hub di feedback? È una app presente nei dispositivi Windows che ti permette di dialogare con Microsoft. Per avviarla si preme la combinazione di tasti Windows, cioè il tasto con la bandierina, e il tasto F, in questo modo qui. Come vedi, ti si apre una finestra all'interno della quale puoi scrivere la tua domanda, cercare se ci sono state risposte precedenti oppure aspettare che qualche tecnico Microsoft ti risponda in merito a quello che è il tuo quesito. Io vado ad incollare una frase che avevo utilizzato e che aveva già in realtà ricevuto risposta, cambio la lingua da italiano in inglese e vado ad effettuare la ricerca. Come vedi,
a questa domanda è stata data una risposta ufficiale da un tecnico Microsoft. Clicchiamo su risposta ufficiale e andiamo a leggere che cosa ha da dire in merito questo tecnico. Grazie per averci contattati. Questo è un piccolo cambiamento che aiuta a rendere la selezione più semplice da vedere. Come sempre, continueremo a stare attenti a tutti quanti i feedback che vengono postati in questa sezione. Insomma, non c'è trippa per gatti come sempre quando si ha a che fare con Microsoft. Ho fatto alcune ricerche per vedere se qualcuno proponeva un cosiddetto workaround, cioè una soluzione temporanea a questo problema, ed ho trovato qualcosa in giro che tuttavia presupponeva delle modifiche al registro di sistema che alla lunga ho trovato essere inaffidabili perché a loro volta portavano a delle potenziali instabilità, per cui pensato di non presentartele. E allora cosa facciamo nel caso in cui vogliamo aggirare queste antiestetiche cornici sui nostri file e sulle nostre cartelle? Ebbene, l'unica soluzione che mi sento di suggerirti è quella di passare alla modalità scura, esattamente come abbiamo fatto prima, solo che te l'ho fatto vedere velocemente e allora te lo mostro a velocità normale. La prima cosa da fare è cliccare sul tasto Start qui in basso, portarci successivamente su Impostazioni. Una volta aperte le impostazioni, in alto a sinistra ci basterà scrivere chiaro per aprire il selettore dei temi di Windows. Devi scegliere questa voce qui, impostazioni tema chiaro, e andare a cambiare questa impostazione da chiara a scura. Nel momento in cui avrai il tema scuro, che a me personalmente piace anche di più e lo trovo più gradevole e meno stancante per la vista, potrai chiudere questa finestra, tornare sulle tue icone e sulle tue cartelle e troverai tutto quanto senza l'antiestetica cornice. E se Microsoft dice che non è un bug, significa che non è un bug, che gli vuoi di? Niente, e quindi noi tiriamo dritti per la nostra strada, perché abbiamo un po' di cose da fare. Ma la prima cosa che voglio fare è ringraziare ufficialmente tutti coloro i quali hanno creduto sin da subito nel progetto del nostro nuovo secondo canale segreto, si fa per dire, ovvero Il Lato Oscuro. Sono stati pubblicati fino ad ora solo pochissimi video, ma hanno avuto un insperato successo per essere un canale appena nato. Nel caso in cui invece tu non avessi ancora visto il nostro secondo canale, te lo lascio linkato un po' ovunque, ma naturalmente anche nella descrizione di questo stesso video. Ma passiamo ad un altro genere di ringraziamenti che quest'oggi sono rivolti ad Aurelio Guercio, Alessandro Liverani, Gabriele Maestrello, Pietro Negroni e Augusto Bonanni, che si sono abbonati / riabbonati al nostro canale, ed è quindi con estremo piacere che vi do il benvenuto / ribenvenuto a bordo della community dei gentiluomini. E un ringraziamento speciale forte, non lo vogliamo fare allo studio Ristori Monaco che tada, si è abbonato sì, ma in qualità di distinto gentiluomo, ed è quindi con particolarissimo piacere che mi levo il cappello farlocco, anche perché qui ci sono 300 gradi e va immediatamente in ebollizione quel poco che resta del mio povero cervello. Un altro ringraziamento va ad Anna Nancy Bertini ed a Franco Brigiotti per i loro generosissimi super grazie con cui hanno voluto contribuire alla vita della nostra community. E un ultimo super specialissimo ringraziamento è destinato invece proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e quindi non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima. Ma attenzione, perché inizia il mese di agosto, i video saranno un pochino più rarefatti rispetto al solito, ma in compenso ci saranno tantissime novità praticamente quotidiane sul nostro canale. E quindi mi raccomando, stai all'occhio e non perdertene nessuna.